Qual è l'origine della filantropia? Perché la filantropia in sé non è cattiva. Cioè, i filantropi che fanno università, che fanno ospedali, sono delle cose positive, perché l'amore, la filia per l'uomo, non la filantropia. Dov'è però il problema? Che il modello filantropico è un modello tipicamente nordamericano, tipicamente calvinista, che nasce da una ferita. Bisogna sempre ricordarci qual è? Che è la vendita che la Chiesa cattolica faceva della grazia, delle indulgenze. Come nasce l'etica protestante? Nasce dicendo, guardate, come reazione a una cultura europea, latina, che aveva talmente mescolato mercato e gratuità da vendere addirittura la grazia, ha detto no, qui bisogna distinguere, un conto è il mercato e un conto è la gratuità. Quindi business is business e la gratuità comincia dopo, quindi è quello che chiamiamo i due tempi. Il mercato produce e dopo si fanno i doni, ma non mescoliamo gratuità e mercato perché nasciamo da una grande ferita, che era appunto la vendita delle indulgenze. Quindi se noi non capiamo la storia, come è avvenuta questa etica, diciamo, della filantropia, non capiamo come possiamo superarla. Quindi non semplicemente tornando indietro, ma dire dobbiamo recuperare una nuova sintesi dove possiamo riscoprire un mercato che è aperto al suo interno alla gratuità, senza però fare gli errori del passato dove si mescolava troppo. Perché vedete, l'idea dell'umanesimo, diciamo, della filantropia è molto semplice. Per non fare confusione distinguiamo mercato e dono, privato o pubblico. In realtà l'umanesimo, se possiamo chiamarlo cattolico, ma come archetipo, non come, diciamo, storia o confessione religiosa, più, se vogliamo, più latino, più mediterraneo, ha invece cercato di unire di più, è più meticcio, è più comunitario, però questo umanesimo ha prodotto anche delle grosse patologie, le varie mafie, il femminismo morale, dove si mettevano insieme appunto i rapporti col dono, col mercato. Quindi qual è la sfida? È andare avanti e immaginando una nuova via dove il mercato può riaprirsi al dono, ma salvando la laicità del dono, e immaginando rapporti nuovi di fraternità che non sono il femminismo morale, diciamo, del sud Italia, dove i rapporti sono a volte delle strade per una patologia dell'economia, ma che possiamo riscoprire dentro l'economia il calore dei rapporti umani. Io sogno un'economia dove si può vivere il mercato veramente, dove possiamo fare contratti giusti, equi, efficienti, ma dove possiamo risentire il calore dei rapporti umani, dove possiamo vivere veramente il dono mentre scambiamo e non semplicemente nel dopo cena, dove possiamo riumanizzare veramente il mercato senza il rischio, ormai speriamo per sempre scongiurato, di queste ferite prodotte da errori da un verso e dall'altro.